Ciao a tutti. Un gruppo di ricercatori dell'Associazione Psichiatrica Americana hanno dichiarato che l'origine del disturbo collegato al narcisismo è attribuibile ad un'anomalia del cervello, che a quanto pare potrebbe trattarsi addirittura di una lesione. Si tratta di un problema strutturale che chiama in causa l'insula, lo strato più esterno della corteccia cerebrale, soprattutto a livello cognitivo. Ma che ruolo svolge l'insula? Il lobo dell'insula svolge diverse funzioni sostanziali, interconnesse alla vita emozionale e all'equilibrio dell'omeostasi corporea. Pertanto essa è implicata nel controllo motorio, nell'autoconsapevolezza, nella percezione, nel trascorso della conoscenza interindividuale e nelle funzioni cognitive. Vorrei fare una precisazione sulle funzioni cognitive, che sono quelle abilità che consentono di percepire il mondo intorno a noi e di rapportarci con gli altri. Tali funzioni hanno questo ruolo: la percezione degli oggetti, la memoria, il linguaggio, l'attenzione, la percezione spazio-temporale, la programmazione motoria, le funzioni esecutive. In breve, il disturbo narcisistico di personalità è una patologia connessa ad una diminuzione della materia grigia, proprio nel lato più esterno del cervello, definita per l'appunto insula, che regola la capacità di immedesimarsi con le altre persone e regola anche la sensazione e la consapevolezza che il soggetto ha di sé. Il narciso si contraddistingue per la sua grandiosità, il suo bisogno estremo di ammirazione e la sua totale assenza di empatia verso gli altri. Il suo atteggiamento è spietato con chiunque, come l'assoluta mancanza di rispetto, il godere dinanzi al dolore altrui, il mentire su tutto, il tradire qualsiasi persona, l'essere pronto a tutto pur di prevalere. Tutto ciò fa intuire che questo disturbo egosintonico non è certo una malattia di poco conto, ma è molto di più, poiché è parte integrante del narciso stesso. Infatti, quando la maschera cade, si può comprendere che cosa nasconde al di sotto. Una persona con un'anima nera che include soltanto crudeltà e ferocia, che ha come obiettivo quello di assorbire e spegnere la luce delle sue vittime. D'altra parte, il narcisista da bambino ha dovuto subire la privazione di amore, di affetto e il totale disinteresse dei genitori, con la grave conseguenza che per tutelarsi dalla sofferenza ha deciso di colpire chiunque entri a far parte della sua vita. Tanto è vero che la persona che si relaziona con un individuo di matrice narcisistica non sarà più in grado di vivere una propria esistenza, ma avrà soltanto il compito di gratificare e rendere la vita facile al partner narciso, trovandosi così intrappolata in una relazione alquanto disfunzionale e disarmonica. Quindi invito tutti voi che state ascoltando questo video a stare molto attenti a questi soggetti molto pericolosi che non vanno mai sottovalutati. Come avrete compreso, qui si tratta di una grave patologia psichiatrica e chi ne è affetto, spesso e volentieri, si rende responsabile di numerosi crimini. La maggior parte dei delitti vengono commessi da persone narcisiste, diagnosticate, che coinvolgono sia gli uomini che le donne. Questo è un reale problema sociale che in base alle statistiche sembra aumentare sempre di più. Penso sia dovere di tutti divulgare le notizie e le informazioni, poiché sono l'unico mezzo per poter capire quali sono i reali segnali di allarme per i quali dobbiamo fare molta attenzione.
Siamo responsabili l'un con l'altro. Abbiamo il dovere di difendere i più deboli. Non possiamo permetterci di girarci dall'altra parte con un senso di indifferenza, perché vorrebbe dire renderci complici ed essere peggiori dei narcisisti. Ricordate che i campanelli di allarme ci sono sempre. Teniamoci sempre per mano e non arrendiamoci mai. E tu hai mai sentito parlare di questa anomalia nel cervello del narcisista? E tu cosa ne pensi riguardo all'indifferenza? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.